Bentornati a BravoCast Italiano. Spero che il vostro pomeriggio stia andando alla grande. Oggi parliamo di qualcosa che riguarda tutti noi, i piani per la carriera. Cosa vogliamo fare nella vita? Come immaginiamo il nostro futuro lavorativo? Stefano, tu hai già le idee chiare sul tuo futuro professionale? Ciao Angela, ciao a tutti. Sì, devo dire che ultimamente ci sto pensando molto. Ho sempre amato il mondo della tecnologia e il mio sogno è lavorare come sviluppatore di software in una grande azienda internazionale. Tu invece? Hai mai cambiato idea su cosa vuoi fare? Assolutamente sì. Da piccola volevo fare la veterinaria, poi la maestra, poi la giornalista. Alla fine ho scelto la comunicazione e adesso lavoro nel marketing digitale. Ma sai, non mi sono mai fermata. Continuo sempre a imparare cose nuove, a fare corsi online, a migliorarmi. Questo è fondamentale. Il mercato del lavoro cambia così in fretta oggi. Quello che impari adesso potrebbe non essere abbastanza tra 5 anni. Per questo motivo io sto studiando anche l'intelligenza artificiale e la programmazione avanzata, perché voglio essere pronto per il futuro. Esatto. E poi c'è anche la questione dello stile di vita. Molte persone oggi vogliono lavorare da casa, avere un orario flessibile, poter viaggiare mentre lavorano. Si chiamano nomadi digitali. Conosci qualcuno che lavora così? Sì, il mio amico Marco ha lasciato il suo ufficio 2 anni fa e adesso lavora come consulente informatico da qualsiasi parte del mondo. L'estate scorsa era in Portogallo, poi in Giappone, poi in Thailandia. Sembra una vita fantastica, ma mi ha detto che non è sempre facile. Ci vuole molta disciplina, molta... Ah sì, la disciplina è tutto quando lavori da solo. Non hai un capo che ti dice cosa fare ogni giorno. Devi organizzarti, gestire il tempo, trovare i clienti, fare la contabilità. È quasi come avere una piccola azienda personale. Esattamente. E parlando di aziende personali, tu hai mai pensato di aprire la tua? Di fare qualcosa di completamente tuo? Ci ho pensato, sì. Mi piacerebbe aprire una piccola agenzia di comunicazione, magari specializzata nelle piccole imprese locali che vogliono crescere online. Ma per adesso sto ancora raccogliendo esperienza e costruendo la mia rete di contatti professionali. Penso che tra 2 o 3 anni potrei essere pronta. Bello avere un piano preciso. Io invece sono ancora un po' indeciso. Da un lato mi piace l'idea di lavorare per una grande azienda, perché offre stabilità, un buono stipendio, benefit come l'assicurazione sanitaria e le ferie pagate. Dall'altro lato mi attira molto l'idea di lavorare in una startup dove tutto è più dinamico, creativo, veloce. Capisco perfettamente quel dilemma. Le grandi aziende danno sicurezza, ma a volte possono essere molto rigide, con tante regole e poca libertà creativa. Le start-up invece sono eccitanti, ma il rischio è più alto. Non tutte sopravvivono i primi anni. Vero? Ho letto che circa il 70% delle start-up fallisce entro i primi 3 anni. È un rischio enorme, ma allo stesso tempo quelle che ce la fanno possono diventare qualcosa di straordinario. Pensa a tutte le grandi aziende tecnologiche di oggi, erano tutte piccole start-up all'inizio. Giusto! E poi dipende anche dal settore in cui vuoi lavorare. Ci sono settori che crescono moltissimo in questo momento, la tecnologia, ovviamente, ma anche la salute, l'energia rinnovabile, il commercio elettronico, il turismo sostenibile. E poi ci sono settori più tradizionali che stanno cambiando lentamente, come l'agricoltura o la manifattura. Bel punto. Io, ad esempio, ho un amico che lavora nel settore delle energie rinnovabili, installa pannelli solari e sistemi di energia pulita. Guadagna bene, il lavoro è in crescita costante e sa che sta facendo qualcosa di utile per il pianeta. È molto soddisfatto. Quella soddisfazione personale è così importante. Molti studi dicono che le persone lavorano meglio e sono più produttive quando fanno qualcosa che gli piace davvero, qualcosa che ha un senso per loro. Non è solo una questione di stipendio. Concordo al 100%. Mio padre lavorava in fabbrica per 30 anni, guadagnava bene, ma non era mai veramente felice. Sempre contava i giorni fino alle ferie, fino alla pensione. Non voglio quella vita. Voglio svegliarmi la mattina con voglia di andare a lavorare. Che bella cosa da dire, Stefano. E penso che molti di voi che ci ascoltate adesso si riconoscano in queste parole.
Fateci sapere nei commenti. Voi cosa volete fare nella vita? Avete già un piano chiaro oppure state ancora esplorando le vostre possibilità? Sì, ci piacerebbe moltissimo sentire le vostre storie. E ricordate, non esiste una strada giusta o sbagliata. Ognuno ha il suo percorso, i suoi tempi, le sue priorità. L'importante è non smettere mai di crescere e di imparare. Benedetto. Parlando di imparare, Stefano, tu hai fatto degli errori importanti nella tua carriera finora? Cose da cui hai imparato molto? Oh, certamente, il primo grande errore che ho fatto è stato accettare un lavoro solo per lo stipendio, senza considerare l'ambiente di lavoro e i colleghi. Passavo 8 ore al giorno in un ufficio dove l'atmosfera era molto negativa, c'era molta competizione tossica tra i colleghi e il capo non ascoltava mai le idee del team. Ho resistito 6 mesi, poi mi sono dimesso. E hai fatto bene. L'ambiente di lavoro è fondamentale per il benessere mentale. Ho sentito parlare di questo fenomeno chiamato quiet quitting, cioè quando una persona non si licenzia fisicamente, ma smette di impegnarsi davvero, fa solo il minimo indispensabile perché non si sente valorizzata. È un segnale molto preoccupante per le aziende. Sì, è un problema enorme in molte aziende moderne. I datori di lavoro devono capire che i dipendenti felici lavorano meglio, rimangono più a lungo e aiutano l'azienda a crescere. Non è solo gentilezza, è anche buona strategia aziendale. Assolutamente. E per i giovani che ci ascoltano e stanno iniziando il loro percorso professionale, quali consigli daresti, Stefano? Ne ho 3 principali. Primo, costruisci la tua rete di contatti fin da subito. Parla con le persone del tuo settore, vai agli eventi, usa i social professionali. Spesso il lavoro migliore non si trova tramite un annuncio online, ma attraverso qualcuno che conosci già. Ottimo primo consiglio. Il secondo? Secondo, non aver paura di chiedere aiuto e di fare domande. Molti giovani hanno paura di sembrare ignoranti, ma in realtà chi fa domande intelligenti viene sempre rispettato. Nessuno nasce con tutte le risposte. Verissimo. E il terzo? Terzo, investi in te stesso. Leggi libri, fai corsi, impara lingue straniere. Come state facendo voi adesso con l'italiano? Bravi! Partecipa a workshop, ascolta podcast di qualità. Il tuo cervello è il tuo strumento di lavoro più importante. Bellissimi consigli, Stefano. Io aggiungerei anche un quarto. Non confrontarti troppo con gli altri. Ognuno ha i suoi tempi. Qualcuno trova il lavoro dei suoi sogni a 20 anni, qualcuno a 40, qualcuno cambia completamente carriera a 50. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Assolutamente vero. Conosco una donna di 42 anni che ha lasciato il suo lavoro come contabile e ha iniziato a studiare medicina. Adesso è quasi dottoressa. Una storia incredibile di coraggio e determinazione. Che ispirazione! E questo ci porta a un altro argomento interessante, la formazione continua. Oggi non basta laurearsi una volta e pensare di sapere tutto per sempre. Il mondo cambia così velocemente che bisogna aggiornarsi costantemente. Sì, c'è un termine inglese che si usa molto anche in italiano, lifelong learning, cioè apprendimento per tutta la vita. Le università, le aziende e i governi stanno cercando di promuovere questa cultura perché è essenziale per rimanere competitivi nel mercato del lavoro moderno. E non è mai stato così facile imparare come oggi. Ci sono corsi online gratuiti su piattaforme internazionali, biblioteche digitali, video educativi su YouTube, podcast come questo. Il problema non è più trovare le risorse, ma organizzare il tempo per usarle bene. Esatto. Spesso diciamo non ho tempo, ma in realtà significa non ho fatto di questa cosa una priorità. Se vuoi davvero imparare qualcosa, trovi il tempo. Anche 20 minuti al giorno fanno una grande differenza nel lungo periodo. Bello spunto di riflessione. E prima di concludere parliamo anche di un tema delicato, il fallimento. Molte persone hanno paura di fallire, di sbagliare, di provare qualcosa di nuovo perché temono di non riuscirci. Tu come ci hai fatto pace con questa paura? È una domanda molto personale. Devo essere onesto. Ho ancora paura di fallire, ma ho imparato a vederla diversamente. Il fallimento non è la fine, è una lezione. Ogni volta che qualcosa non va come speravo, mi chiedo: cosa posso imparare da questa situazione? Come posso fare meglio la prossima volta?
Questa è una mentalità di crescita, quello che in inglese si chiama growth mindset. E anche questo è qualcosa che si può coltivare, non è una qualità che si nasce con. Si impara con la pratica, con l'esperienza, con il tempo. Perfettamente detto, Angela. Bene, penso che abbiamo coperto davvero molti aspetti importanti della carriera oggi. È stata una conversazione molto ricca. Sì, è stata bellissima. Ragazzi, speriamo che questo episodio vi abbia dato qualche spunto interessante per pensare al vostro futuro professionale. Scriveteci nei commenti. Qual è il vostro sogno lavorativo? Siete già sulla strada giusta oppure state ancora cercando la vostra direzione? Ci piace molto leggere i vostri messaggi, davvero. Ogni commento è una finestra sulla vita di qualcuno in una parte diversa del mondo ed è qualcosa di meraviglioso. Assolutamente. E se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo con qualcuno che sta imparando l'italiano o che sta pensando al proprio futuro professionale. Potrebbe essere utile anche per loro. Un grande saluto a tutti da parte mia. Continuate a studiare, continuate a sognare e soprattutto continuate ad ascoltarci. A presto, cari amici! Buon proseguimento di giornata a tutti e ci vediamo al prossimo episodio di BravoCast Italiano.